Una grande giornata per fare fotografie di paesaggio. Sì, si vede una mazza. Ma letteralmente proprio, non si vede niente, una visibilità scarsissima. Già per arrivare qui, e non sono ancora arrivato nel punto che mi interessa, praticamente andavo a 10 all'ora, perché non si vedeva niente. Ogni tanto si intravedono delle forme in mezzo a questa nebbia molto fitta, delle varie colline, dei vari dossi, che sono molto belle, però è difficile riuscire a catturare il momento giusto, perché adesso se ci provassi in questo momento non si vedrebbe assolutamente niente. Il che è una bella sfida, è intrigante. Ho fotografato poche volte con la nebbia, però le immagini che ho visto di altre persone fatte in queste condizioni mi hanno sempre attirato molto, molto belle cariche di mistero, di fascino. Quindi mi auguro di riuscire a replicare questa situazione in qualche modo, sperando che si veda qualcosa, perché sennò sembra di essere veramente davanti a un muro bianco. Siamo anche a 1900 metri più o meno, ma ogni volta che io faccio una registrazione c'è sempre qualche motorino, qualche moto che passa. È una cosa incredibile, già in altri video è successo. Ad ogni modo, qui la situazione non sembra tanto cambiare. Sono tentato di fermarmi un po' e di provare a cogliere un po' tutte queste forme molto molto sfumate. Non si vede niente adesso, cioè riesco appena appena a intravedere qualcosa. Potrei provare ad andare un po' in là, tanto qualsiasi rumore, che sia motorino, che sia una macchina, si sente benissimo. Dovrebbero essere le 7, il tramonto è alle 8:20, infatti sono venuto qua con l'idea di fare una foto al tramonto. Sapevo che ci sarebbero state delle nuvole anche basse, però non immaginavo così fitte. Un luogo felicissimo, si può ben vedere come sia un luogo allegro e ridente. Il lato negativo di tutta questa situazione è che, non vedendo assolutamente niente, non mi ricordo più dove fossero le varie forme interessanti che avevo visto prima lungo la strada. E non riesco a orientarmi. Magari l'ho già passata, magari no, magari devo andare avanti ancora 20 metri. Non si vede niente, l'unica è aspettare, però non vorrei aspettare magari qua mezz'ora per poi ritrovarmi senza foto, senza una composizione interessante, perché c'è questo muro di nebbia che occupa troppo spazio. Niente, ci rinuncio perché da qua non riesco a trovare una composizione che mi piaccia. A questo punto torno indietro e riprendo la macchina e vado nel punto che avevo in mente fin dall'inizio, perché mi sa che qua perdo tempo. Tanto camminando provo ancora a cercare delle composizioni, ma non sono sicuro di riuscire a trovarne. Ho parcheggiato la macchina nel secondo punto in quello che avevo in mente fin dall'inizio, come dicevo. Allora, questo è un luogo interessante perché normalmente ci sono varie scene che si possono fotografare. Là, quel dosso là, alto, si chiama Dosso dei Galli, è un'ex base militare, tante persone ci vengono a fare la Via Lattea, però dato che là è a nord, la Via Lattea invece è a sud-est, parte da sud-est e va a sud-ovest, tanti vanno avanti e puntano quindi con il dosso in direzione sud, quindi riescono a fare la Via Lattea da là. Là c'è un bel lago, però il problema in questo problema è che adesso è tutto in ombra. È molto bella però la scena, ma la situazione che ho in mente io è quella di fotografare quest'altro lago, che in realtà sono due, perché là c'è il tramonto, ci sono delle nuvole purtroppo che stanno per coprire il sole. Là c'è un lago, qua sotto ce n'è un altro, quindi l'idea sarebbe quella di provare a fotografarli entrambi, però non è facile perché purtroppo non ho mai fatto molto scouting in questa zona, quindi sono poco preparato, errore mio. Oggi non ne sta andando bene uno. No, perché ormai il sole è dietro quella montagna e non c'è più speranza di fare un tramonto. Le nuvole hanno ancora dei colori interessanti, tipo quella là. Mancano ancora. Manca mezz'ora al tramonto.
Il problema è che il sole ormai è dietro quella montagna, quindi c'è più niente da fare. Anche se il sole ormai è dietro le montagne, sto provando una foto con queste pietre in primo piano e quel lago sullo sfondo. C'è ancora qualche colore interessante nel cielo, solo che essendo abbastanza luminoso sto utilizzando un filtro graduato da 3 stop medium e provo a fotografare questa scena almeno. Non mi dispiace, la luce non è quella che speravo, però. Quindi un quinto F10 ISO 100. C'è un filo di vento che muove questi fili d'erba. Potrei alzare gli ISO. Il fatto è che se li alzassi, dato che lo sfondo è un po' scuro, un po' in ombra, se li alzassi poi aprendo le ombre questo sensore mi tirerebbe fuori un po' di rumore. Quindi no, preferisco piuttosto avere... No, adesso, anzi, devo approfittarne perché adesso il vento sembra non esserci più. Timer di 2 secondi. Dai, non male. Volevo provare ancora qualche ultima foto. Sono prima ero là dove c'erano i 2 laghi. Adesso sono qua affacciato su quest'altra vallata dove c'è un altro lago, che ovviamente è tutto in ombra. Però non mi sento di fare la foto qua perché qui c'è tutta questa pietraia che occupa una buona parte dell'immagine sulla destra e non mi piace. Poi la luce non è un granché. Prima c'erano dei colori interessanti, però adesso stanno un po' sbiadendo. Quindi sto provando qualche ultima foto là in direzione di quello che si chiama Dosso dei Galli con la strada. L'unica cosa è che sto facendo la foto in formato 4:3, non 3:2, così la schiaccio leggermente e escludo alcune cose che secondo me disturbavano un po', non erano necessarie ai fini della foto. Sto guardando l'istogramma, dato che comunque la luce comincia un po' ad andare, questa è una lunga esposizione. Sono 5 secondi, F10 e ISO 100, sempre con il filtro graduato perché il cielo è ancora un po' più luminoso rispetto al terreno, come è normale che sia. Messa a fuoco manuale, più o meno qua a un terzo dell'immagine. Timer di 2 secondi. Una bellissima serata. Peccato essere arrivato qua tardi. Mm. Ho speso troppo tempo, mi sa, là in quell'altro punto con la nebbia. E quello mi ha fregato. Mi sono divertito, per carità. Le foto le ho fatte. Mi auguro che siano uscite bene e che questo video sia stato interessante e di ispirazione a uscire. Detto ciò, io vi ringrazio e vi saluto. Buona serata. Ciao 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 ciao.